Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e la via dell'amore di settembre 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici della bilancia. Giocate in casa perché è la vostra carta e devo dire che potrebbe essere un periodo dove riequilibrerete o potreste anche dare come delle regole eventualmente alla relazione, alla situazione. Non vi nego che essendo la carta della giustizia potrebbe anche parlare di questioni burocratiche. Ora andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'amore per il mese di settembre per i nostri amici della bilancia. Partiamo con un 7 di spade, un 6 di spade, un 5 di coppe, regina di spade, asso di spade, abbiamo la temperanza e la forza, ragazzi. Sì, diciamo che le carte di inizio non sono proprio splendide, però finiamo meglio, ecco. Allora, partiamo da questo 7 di spade. Qui ci potrebbe essere un tema o con qualche cosa di nascosto, qualche cosa che non avete rivelato, o potrebbe essere un qualche tema legato all'avidità, al voler avere quello che semplicemente desiderate. Mi viene quasi da dire senza sforzo. Andiamo a vedere il 7. Regina di spade che avete già qui, poi qui abbiamo un 7 di pentacoli e un 7 di bastoni che spiegano un 7 di spade. Io credo che qualcuno stia prendendo tempo per quello che riguarda il parlare, il chiarirsi, il muoversi anche, però essendoci un 7 di spade e seguito soprattutto da un 6 di spade, può essere che non ve la stiate raccontando giusta, voi con voi stessi, eh? Andiamo a vedere il 6 di spade. Ruota della fortuna e sacerdotessa. Dunque, come vi dico spesso, 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti. Qui, con la ruota della fortuna e la sacerdotessa, è come se iniziaste a vedere le cose di cui eravate convinti e diciamo, io credo che con la sacerdotessa si inizi a vedere in un altro modo. Vi ricordo che la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, vede gli schemi di comportamento, vede per quello che ha una forte intuizione, perché riconosce quelli che sono gli schemi di comportamento. E secondo me qui nel mese di settembre è facile che vi rendiate conto di quello che vi siete mentiti, non è italiano questo quello che ho appena detto, però è come se vi rendeste conto di quello che vi siete detti e che probabilmente era un qualche cosa per tappare magari una vostra mancanza, una vostra deficienza, nel senso che c'è un deficit.
in qualche settore e io credo che con questo 7 di spade qualcuno l'abbia voluto un po' tappare. Però poi a settembre io ho la sensazione che appunto non potrete fare a meno di vedere le cose in faccia, cioè così come sono. Andiamo a vedere il 5 di coppe, 5 di bastoni e torre. È come se qualcuno volesse interrompere con qualche situazione. Potrebbe essere un senso di colpa, potrebbe essere una carenza emotiva, potrebbe essere un senso di disagio, mi verrebbe da dire. Datemi una carta per la torre. Re di bastoni. Mm. Andiamo avanti, vediamo la regina di spade che è un'energia che si ripete. Re di coppe. Cavaliere di pentacoli, temperanza che si ripete e matto. Non lo so, vi vedo un po' tristi sinceramente, guardando questo 5 di coppe, torre e 5 di bastoni. Vi dico, credo che qualcuno voglia terminare con qualche situazione, potrebbe essere la situazione della bugia, potrebbe essere questa sorta di falsità, che non è detto che sia di qualcun altro, come vi ho detto prima, può essere che voi vi stiate raccontando certe bugie, certe menzogne per evitare di vedere la realtà. E ho la sensazione che, come vi posso dire, facciate fatica a ricominciare, perché qui abbiamo ruota della fortuna che è un 10, carta di fine, torre, carta di crollo delle sicurezze e poi abbiamo un matto che è un 1 e qui, cioè scusate che è uno 0, però è una carta di inizi e poi qui abbiamo anche un asso di spade che è un 1. È come se ci fosse un qualche tema legato al ricominciare che però non state affrontando o non riuscite ad affrontare come si dovrebbe. Però ho anche la sensazione con questo asso di spade che le cose cambieranno, ragazzi. Andiamo a vedere se qui c'è il tacere certe verità, con l'asso di spade queste verità vengono a galla. Abbiamo la luna e un 6 di spade nuovamente. Qui ragazzi è come svelare quelle che sono le proprie idee, le proprie proiezioni, i propri sogni, le proprie volontà. È una carta di decisione l'asso di spade, è un qualche cosa che taglia il vecchio con il, cioè che taglia quello che c'era prima rispetto a quello che viene dopo. Però tra il 7 di spade, mancherebbe un 7 di coppe, poi saremmo a posto. Però tra il 7 di spade e la luna credo che qualcuno possa avere un'idea un po' distorta della realtà a causa proprio di questo 6 di spade. E qui venite come chiamati a lavorare questo 6 di spade. Infatti anche qui avete la temperanza, che è una carta che si ripete. Andiamo a vederla. È come se avessi bisogno di rimettere in equilibrio e mi spiego anche questa giustizia questo vostro modo di pensare. Allora abbiamo un 3 di coppe, un fante di coppe, un 5 di pentacoli e un 9 di coppe. È come se aveste bisogno di trovare la vostra situazione ideale, la vostra forma di appagamento. Perché comunque il 9 di coppe è una carta di forte appagamento, è una carta di qualcuno che ha raggiunto tutto quello che voleva, però abbiamo sempre questo 5 di pentacoli. Guardate, non vi nego che potrebbero esserci delle questioni monetarie in mezzo. Andiamo a vedere la forza, abbiamo un 8 di coppe e qua ce ne sono tantissime. 8 di coppe, regina di coppe, abbiamo il papa, un 3 di bastoni, l'imperatrice, il sole e un 5 di spade.
Sento che c'è la voglia di andare avanti, ragazzi, e a fine mese con la carta della forza troverete anche proprio la forza e il coraggio di andare avanti. Abbiamo anche un papa e la giustizia. Si parla di contratti. Allora, ehm, nel caso siate single, allora, nel caso siate single, vi dico, potrebbero esserci delle novità, ma secondo me dalla seconda parte del mese, quando sarete un po' più aperti anche voi ad accogliere eventuali possibilità, in realtà sento che qui qualcuno è come se si volesse disfare dell'idea di una relazione vecchia, magari di un certo comportamento, potrebbe essere anche semplicemente il ok, mi sono detto o detta queste verità fino ad adesso, non mi servono perché mi fanno star male e quindi cambio il mio modo di pensare, cerco di metterlo in equilibrio. Si tratta di ritrovare un po' l'entusiasmo. Vi dico, ehm, nel caso siate in questa situazione per una storia passata e siate di quelli che dicono no, io non avrò più relazioni, no, la persona che ci sarà dopo dovrà passare un sacco di prove prima che io riesca di nuovo a fidarmi di qualcuno, ecco, avrete una sorpresa. Io sento che nel mese di settembre conoscerete una persona, però vi dico anche che potrebbe diventare una bella relazione se solo riuscirete ad aprirvi un po' nei confronti di questa persona. Tenete presente che le persone che vengono dopo il o la vostra ex non ne possono niente di quello che vi è successo in passato, ok? Quindi non castigateli prima di sapere che tipo di persone sono, ecco. Ehm, allora, per qualcuno vi dirò che potrebbe essere una persona del passato, che ritorna. E, e ho anche la sensazione, adesso dipende se sia nuovo oppure appunto del passato che ritorna, però comunque ho la sensazione che qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare con questo personaggio. Diciamo che si parte più da un'amicizia, proprio per questa sensazione un po' di sfiducia che potreste avere nei confronti del mondo, nei confronti degli altri, però è un mese, insomma, che può promettere bene. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, vi dico, potrebbero esserci delle cose che avete nascosto o alla partner. Avete la carta della giustizia, quindi fate attenzione perché si tratta di rimettere in equilibrio le dinamiche della relazione. Potete fare un passo alla volta, non abbiate paura di parlare, soprattutto perché solo nel momento in cui ci si confronta con gli altri si riescono a capire quali sono le idee che ci hanno limitato fino ad adesso. Qui avete sia la luna che 6 di spade. C'è bisogno di parlare, di esprimere le vostre idee, la vostra volontà, i vostri timori, ehm, le vostre paure proprio, ragazzi. Diciamo che con l'asso di spade c'è come vi dicevo prima, è una carta che determina un prima e un dopo, è una carta che taglia, ok? È anche una carta che mi dice che inizierete a chiacchierare, a conversare, a scambiare idee con qualcuno. E vi dico, se siete in una relazione, può essere che ci sia come, diciamo, non il termine di una questione, però la definizione di una questione che si andava trascinando da tempo. E vi dico che essendoci sia la giustizia che la carta del Papa, per qualcuno potrebbe scapparci un'unione ufficiale, cioè o un contratto, quindi magari potrebbe essere sì un contratto di matrimonio magari in comune piuttosto che in chiesa, ma potrebbe anche essere un contratto, anche se lo vedo molto meno, riferito ad una casa e quindi magari andare a convivere o quelle cose lì. Vi dico, lo sento meno la casa, è più un ufficializzare la relazione. È come se ad un certo punto vi decideste a dire sì, ok, accolgo questa nuova persona che arriva e ufficializzo appunto la relazione. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di legge di compensazione, ovvero se tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi dicono. Allora, la prima carta è la carta numero 4 e si chiama potere superiore.
e dalla fronte di questa fanciulla esce un fascio di luce con una chiave. Mi ricorda molto la luna e la sacerdotessa, sono due carte che avete nella lettura, sono due carte di canalizzazione. Ed è un po' quello che sento con questa carta, cioè è come se ad un certo punto riuscisse a sviluppare questa vista superiore che vi permette di vedere oltre quello che è giusto e quello che è sbagliato. Cioè, il compito della sacerdotessa non è stabilire quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma è rendersi conto che sia giusto o sbagliato, non importa, la questione è che una cosa c'è. È così. Mm? Però è come se avesse il potere appunto di riconoscere certe dinamiche di comportamento. Carta numero 43. Conoscenza profonda. Questa carta vi invita a chiedervi il perché delle cose, cioè una volta che avete chiaro il motivo per cui avete adottato certi comportamenti, riuscite anche ad elaborarli e direi anche ad agire diversamente per qualcuno. L'importante è sapere che cos'è che vi spinge, cos'è che vi motiva verso una determinata scelta. Poi abbiamo tagliar legna, carta numero 42. È come se vi invitassero con questa carta a fare attenzione ai dettagli. Il tagliar legna è un'attività che un tempo si faceva quotidianamente, perché quotidianamente c'era bisogno della legna per scaldarsi e quindi fa riferimento a un qualche cosa che è ripetitivo, che si ripete, come ha un po' l'energia dell'otto di pentacoli, secondo me, per quello che vi dico, c'è da fare attenzione, da fare lo stesso lavoro tutti i giorni, da fare come un piccolo passo in avanti ogni giorno di più. È un lavoro che va fatto, diciamo, con calma, con tranquillità, ma con costanza. E poi abbiamo, wow, carta numero 39, nuova vita. Effettivamente qui ragazzi abbiamo sia il Papa che l'imperatrice che il Sole, che sono tre arcani maggiori molto belli e ci parlano appunto di qualche cosa di nuovo che potrebbe entrare. Più che qualche cosa di nuovo ho l'idea che quello che c'è possa crescere, possa espandersi, possa dare come il passo appunto ad a un nuovo momento di vita. Ok, guardate, anche l'I Ching vi dicono un nuovo inizio. Andiamo a vedere nel libro a che cosa fa riferimento. Vi ricordo che il libro l'ho comprato in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni sono diverse. Difatti qua lo chiama il ritorno. E la definizione dice: ecco i giorni del rinnovamento. Le nuvole sono passate, è tornata la luce. C'è un fervore gioioso e profondo che vuole trasformare il passato, dimenticarlo. Perciò si eliminano cose vecchie, qui avete 6 di spade, tutto quanto reca l'ombra di un triste ricordo e si introducono cose nuove. Questo avviene naturalmente, senza nessuna forzatura. Deve essere così. Anche la natura si rinnova dopo l'inverno. Naturalmente si trovano o si ritrovano gli amici, i fedeli di un tempo, se ne incontrano di nuovi e si riprende a camminare assieme per la stessa via. Dopo la lunga stasi, la vita rifiorisce e si può finalmente scegliersi un obiettivo e lavorare per raggiungerlo. È necessario però usare qualche precauzione, non precipitare, ma procedere per gradi. Le forze stanno nascendo. Le forze stanno nascendo. Non bisogna immediatamente sottoporle ad una fatica prematura che potrebbe inaridirle. È come quando spunta una piantina, ragazzi, che è piccolina, non bisogna subito concimarla per spingere la sua crescita perché potremmo bruciarla. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare anche seguendo la sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti. Diciamo che per adesso sono 4 playlist, sono in ordine di numero, andrebbero viste
progressivamente, perché tutti questi video sono stati studiati come una formazione, quindi si parte dalle basi della metafisica per poi andare a cose un po' più importanti. E lì si lavora chakra per chakra. Vi do delle tecniche per capire come decifrare l'equilibrio e il disequilibrio di ogni chakra, come riequilibrarlo, ci sono anche delle meditazioni e poi ci sono appunto le credenze limitanti divise settore per settore e chakra per chakra. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!